Salve ragazzi, oggi vi mostrerò come ottenere una connessione AUX se avete un autoradio con BlueMe versione 1.0. Per BlueMe 1.0 intendo la versione senza AUX preinstallato. Nelle versioni successive ad aprile 2010 infatti il BlueMe ha l'AUX di serie, ma nel nostro caso avendo una punto Evo di inizio 2010 non l'abbiamo, ma è un problema che si può risolvere con pochi euro. Per molti l'unica soluzione a questo problema era purtroppo di spendere qualcosa come 50-60 euro per comprare un'interfaccia con CD Changer digitale. Ma per fortuna, grazie a un piccolo bug del BlueMe 1.0, è possibile ottenere un cavo AUX direttamente dall'autoradio senza passare per interfacce o altri dispositivi simili. Bisogna solo stare attenti e seguire alla lettera questa guida. Innanzitutto vi faccio vedere quello che vi servirà. In particolare avete bisogno delle chiavi per aprire l'autoradio, si possono trovare su Amazon oppure su eBay a circa 2-3 euro. Oltre a questo vi servirà anche una pennetta USB di qualsiasi genere. Non importa la capienza, dimensione, formato o qualsiasi altra cosa, l'importante è che sia una chiavetta USB semplice, senza programmi preinstallati o altre cose. E mi raccomando che sia una chiavetta che non userete mai più, perché dovrà rimanere sempre attaccata alla porta BlueMe. Nella descrizione troverete un link per comprare quello che vi serve, in particolare il cavo che vi servirà. Su Amazon infatti ho trovato un'ottima offerta dove vi verrà venduto insieme al cavo anche le chiavette per aprire la radio, tutto con spedizione Prime un giorno. Il tutto a un ottimo prezzo e come sapete Amazon è una garanzia. Una volta ottenute queste cose, prima di continuare bisogna andare al computer a fare un piccolo lavoro con la chiavetta. Sarà una cosa semplice, portatevi la chiavetta che userete per questo tutorial con voi e andiamo a fare il tutto. Il procedimento è estremamente semplice. Collegate la chiavetta al computer, andate nelle risorse del computer, tasto destro sulla chiavetta e poi formatta. Cliccate su questo tasto e poi nel secondo menu a tendina scegliete FAT32. Fatto ciò, premete su avvia e aspettate che finisca. Una volta finito, entrate nella chiavetta e copiate un solo file MP3, di qualsiasi titolo, durata o dimensione. L'importante è che sia uno solo. Questo file non verrà mai riprodotto dall'autoradio e servirà solo per ingannare il BlueMe. Abbiamo finito, rimuovete la chiavetta USB e tornate in macchina per continuare il procedimento. Una volta fatta questa operazione prendiamo la chiavetta e colleghiamola alla porta BlueMe. In questa maniera. E lì dovrà rimanere, quindi lasciatela lì, evitate di toccarla perché anche se sta lì 7 giorni su 7 non è un problema. Ora apriamo l'autoradio. Inseriamo le chiavette. Attenzione che queste chiavi hanno una piccola rientranza e quella rientranza deve essere sempre verso l'interno della radio. Quindi in questo caso la chiave deve essere infilata in questa maniera. Ora estraiamo la radio, tirando. Fatto ciò, finalmente posso farvi vedere il cavo. Nella vostra situazione dovrebbe esserci nella parte superiore dei connettori uno spinotto un po' più grande degli altri. Questo è il cavo che dovete rimuovere. Semplicemente premendo ai lati e tirando delicatamente viene via. Tutto questo cavo potete lasciarlo scollegato dietro l'autoradio, tanto non ci servirà più. Ecco il nuovo cavo. Il connettore è questo, mentre l'altra estremità è l'AUX che vi ho mostrato prima. Io l'ho fatto passare sotto il volante. La posizione migliore cambia in base all'auto e spetterà a voi trovare la soluzione migliore alle vostre esigenze. Il connettore può andare in un posto solo, come un piccolo Lego. Allineate bene e collegate, sentirete un piccolo click. Perfetto, ora richiudete tutto e voilà, abbiamo quasi finito. Ora avviate l'auto. In questo caso ci appare la scritta BlueMe Media Player, perfetto. E subito dopo il titolo della canzone sulla chiavetta USB. Ma come potete vedere la canzone non viene riprodotta, non si sente nulla. E questo è voluto, perché rimuovendo il connettore dietro e inserendo il nostro AUX stiamo facendo credere alla radio e al BlueMe che la canzone riprodotta è quella della chiavetta USB, mentre in realtà stiamo facendo arrivare il segnale dalla presa AUX. Ora, dato che non ho un MP3 disponibile, ho collegato il mio portatile, giusto per farvi vedere che l'AUX funziona con qualsiasi cosa. Ora faccio partire qualcosa da Spotify e vi faccio vedere che funziona. Mettiamo questa canzone. E infatti, si sente. Ancora io. Sono ancora io. Senti, ancora io che cerco un nesso, che mi chiedo in questi anni. Nonostante l'autoradio dica Kendrick Lamar e stia pensando di riprodurre l'USB, in realtà stiamo ascoltando musica dall'AUX. Un mio consiglio è quello di prendere con 20 euro successivamente questo dispositivo dell'AOK, che vi permette di trasformare l'AUX in Bluetooth e quindi di trasmettere musica e chiamate senza fili. Di questo magari ve ne parlerò in un altro video. Grazie per l'attenzione.
Se il video vi è piaciuto iscrivetevi, lasciate un mi piace e se avete problemi di qualsiasi tipo scrivetelo nei commenti e io cercherò di aiutarvi. Alla prossima!